Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come ho realizzato il mio lievito madre, chiamato anche lievito naturale o pasta acida. È un impasto composto da acqua e farina. Di solito per ridurre i tempi di produzione si aggiunge del miele, dello yogurt oppure della frutta matura frullata. Io aggiungerò del miele biologico. Per realizzarlo ci vuole pazienza e cura. Il lievito va coccolato e nutrito, ma una volta pronto otterrete dei risultati strepitosi. Chi mi segue su Instagram o sulla pagina Facebook ha visto la focaccia, i panini semi-integrali, la focaccia con pomodori. L'impasto risulta leggero, alveolato e digeribile, con profumi, fragranze e aromi di un tempo che vi faranno innamorare della panificazione col lievito madre. Vediamo quindi come prepararlo insieme. Per preparare il lievito madre ho usato una farina Manitoba con 13 grammi di proteine, ma potete usare anche una farina biologica macinata a pietra di tipo 1 oppure una farina zero, del miele biologico e acqua minerale, non acqua del rubinetto, che potrebbe contenere del cloro. Inizio mettendo l'acqua a temperatura ambiente in una terrina e aggiungo il miele biologico che mi servirà da starter per far partire con più facilità la fermentazione. Metto la farina Manitoba in una terrina, ci verso l'acqua con il miele e mescolo bene fino ad assorbire tutta la farina dal contenitore. Poi mi sposto sul piano di lavoro e lavoro la massa in tutte le direzioni. Formo un panetto, ci pratico un taglio a croce, lo faccio sempre perché lo faceva mia nonna, e lo inserisco in un contenitore, possibilmente graduato. Potete mettere anche un segno o un elastico per valutare se è fermentato bene. Copro con pellicola alimentare, la foro con uno stuzzicadenti perché dovrà passare l'aria all'interno del contenitore e dovranno uscire gas di fermentazione. Lascio fermentare il mio lievito per 2 giorni, per 48 ore, in un posto della cucina dove non ci siano correnti d'aria e una temperatura mite. Durante questi 2 giorni avverrà la fermentazione, la magia. I microrganismi presenti nella farina, nell'acqua e nell'aria si riprodurranno fermentando in modo naturale e trasformando gli zuccheri in amidi. Dopo 48 ore il lievito si è attivato, raddoppiando di volume. Tolgo la pellicola trasparente, elimino la crosticina superiore che si è indurita e prendo la parte interna ben attiva, il cuore del lievito. Ne peso 100 grammi per ridurre gli sprechi di farina. Il lievito avrà un aspetto colloso e appiccicoso. Ci aggiungo 50 grammi di acqua, sempre minerale a temperatura ambiente, e di seguito la farina. Impasto prima nel contenitore assorbendo tutta la farina dalle pareti e poi mi sposto sul piano di lavoro. Lavoro la massa in tutte le direzioni facendogli prendere forza. La lavoro fino a quando non risulterà setosa sulla superficie. A questo punto formo un panetto, ci pratico un taglio a croce e lo inserisco in un barattolo di vetro, che laverò sempre solo con acqua calda, mai con i detersivi. Tolgo la guarnizione dal barattolo per far passare l'aria e lo chiudo. Lo lascio lievitare per 48 ore. Trascorsi 2 giorni procedo con un altro rinfresco, nello stesso identico modo.
tolgo la parte superiore del lievito prendendo il cuore e lo rinfresco con la stessa dose di acqua e di farina. La farina dovrà essere pari peso del lievito, mentre l'acqua la metà. E procedo in questo modo per un mese. Per 3 settimane lo rinfresco ogni 48 ore, ogni 2 giorni, mentre l'ultima settimana lo rinfrescherò ogni giorno. Durante i prossimi rinfreschi il lievito comincerà ad acquistare forza e cambierà anche aspetto, risultando meno colloso, più strutturato ed alveolato. Ed eccomi dopo un mese di rinfreschi. Praticamente per 3 settimane ho fatto circa 10-11 rinfreschi, mentre l'ultima settimana l'ho rinfrescato ogni giorno, per un totale di circa 17-18 rinfreschi. Il lievito sarà maturo in forza per panificare quando dopo il rinfresco raddoppierà nel giro di 3-4 ore, dipende molto anche dalla temperatura ambiente che abbiamo in casa. Per esempio, se abbiamo una temperatura di 18 gradi sarà più lento a raddoppiare di volume. Questo lievito è pronto per panificare perché è attivo e in forza. Non dobbiamo aspettare dopo il raddoppio del volume troppe ore dopo il rinfresco perché perderà forza collassando e a questo punto dovremmo rinfrescarlo nuovamente. Adesso lo tolgo dal barattolo per farvi vedere la struttura. Si presenta spugnoso e profumato, ha un profumo di yogurt e una puntina leggermente acida. Adesso tolgo 100 grammi di lievito da rinfrescare per la prossima panificazione. Ci aggiungo come sempre 50 grammi di acqua e 100 grammi di farina e lo lavoro bene facendogli acquistare forza. Poi ci pratico un taglio a croce e via nel barattolo. E con il resto del lievito madre ben in forza, panifico. Se abbiamo bisogno di più lievito madre per panificare, possiamo aumentare la dose del lievito da rinfrescare. Adesso la cosa più importante, come conserviamo il nostro lievito per le prossime panificazioni. Si può conservare a temperatura ambiente, in tal caso andremo a rinfrescarlo ogni giorno per tenerlo attivo. Oppure possiamo metterlo in frigorifero dopo il rinfresco, che è la cosa più comune. Andrà comunque rinfrescato anche se non panifichiamo, ogni 3 massimo 5 giorni. Per rinfrescarlo lo toglieremo dal frigorifero, lo faremo acclimatare per un'ora e poi procederemo col solito rinfresco. In seguito lo riporremo in frigorifero nella parte più fredda, quindi quella più bassa del frigorifero. Possiamo anche congelarlo e tirarlo fuori all'occorrenza. Vi consiglio in ogni caso di tenerne sempre una parte congelata. Spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo presto con le ricette con lievito madre, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un bacione grandissimo, a presto!